Questo video ci racconta il Calafate. Pur essendo abitata solo da 9.000 persone, è la principale città dell'immensa Patagonia interna. Una regione che offre laghi, montagne, steppa e ghiacciai. Per arrivare noi abbiamo preso un volo di 3 ore da Buenos Aires. Già all'arrivo l'aeroporto ci dà un assaggio di ciò che ci aspetta, direttamente sul lago argentino, circondato da steppa e montagne. I colori sono impressionanti, già nella strada verso il Calafate siamo in estasi. La città è formata da alcune vie, piene di ristoranti ed alberghi, ed affiancata da una splendida laguna, lungo la quale possiamo sgranchirci le gambe. Subito scopriamo con gioia che la Patagonia è piena di animali. Cavalli e coloratissimi uccelli sono ovunque in città. I guanachi e i nandù sono a bordo strada non appena si esce. Perché andare fino al Calafate? Perché è vicinissima a due cose a cui tenevamo tantissimo. Il ghiacciaio Perito Moreno ed El Chaltén, la capitale argentina del trekking, famosa per il Cerro Torres, il Cerro Fitzroy e tutte le principali montagne patagoniche. E il Calafate si adagia sulle rive dello sterminato lago argentino. Il suo colore intenso e la cornice di montagne ai suoi lati saranno onnipresenti nei nostri viaggi nella regione. Il Perito Moreno è un ghiacciaio in fase di avanzamento di 250 km², sito a livello del mare. Nadia, com'è andata la giornata oggi? Bene, però adesso devi dire tu qualcosa, Fabrizio. È stato bellissimo, è stato molto emozionante. Come vedete qui dietro c'è un ghiacciaio gigantesco e con le passerelle si può andare tutto davanti, sopra e si può stare lì un sacco di tempo e guardare i pezzi di ghiacciaio che si staccano e cadono. Ho un sacco di video a riguardo e Nadia ha ancora di più e ancora migliori dei miei. La visita prevede circa 5 km di passeggiate su delle passerelle che offrono una visuale perfetta. I visitatori possono passare una meravigliosa giornata osservando il ghiacciaio da diversi angoli, aspettando felici il distaccarsi continuo di parti dello stesso. I got that one. I got that one in Okay.
Nadia, che emozioni ti suscita il ghiacciaio? Infinite. Wow, è pazzesco. È la cosa più bella che io ho mai visto. Tirando le somme, il Perito Moreno è stata una delle cose più belle ed emozionanti che abbiamo mai visto. Lascia completamente senza parole, ed una giornata per la visita, anche se può sembrare lunga, letteralmente vola. Merita un capitolo a parte la rete stradale che attraversa la Patagonia. Paesaggi meravigliosi da tutti i lati, guanacos che accompagnano il viaggio e colori intensissimi. Il mezzo di trasporto privilegiato della Patagonia è il bus, spesso della compagnia Marga Taxa. Sono bus economici, ovviamente se pagati con il cambio blu, e comodissimi. Un requisito necessario visto che un viaggio, anche breve, dura minimo 3 ore. La principale arteria viaria è la Ruta 40, la strada che collega Alaska e Tierra del Fuego attraverso l'intero continente americano. Nel tratto Patagone è spesso dritta, ma non per questo meno emozionante. El Chaltén è la capitale del trekking argentino. Da questo minuscolo paese si possono raggiungere tutte le vette più note ed epiche, il Cerro Torres ed il Cerro Fitzroy, oltre a tutti i sentieri che li collegano. Purtroppo noi, in altissima stagione, abbiamo cercato solo all'ultimo un alloggio a El Chaltén, fallendo nel nostro intento. Quindi la nostra gita verso il mirador del Fitzroy è stata un'escursione di un giorno solo. Non è stato quindi semplicissimo. Avevamo 7 ore per percorrere circa 27 km, fermarci a godere del paesaggio una volta arrivati al Mirador e tornare in tempo per una birretta prima dell'ultimo bus. Comunque, missione compiuta. Arrivati alla laguna ci aspetta uno dei paesaggi più incredibili della nostra vita. Restiamo, nonostante i tempi stretti, quasi un'ora a godercelo. È una di quelle cose che porteremo con noi per molto tempo. Pat, dove siamo? Siamo di fronte al Cerro Fitzroy, alla laguna dello stress qualcosa che non ricordo. Lo stress qualcosa anche non me lo ricordo, oddio. È scritto ovunque, ma la stanchezza, l'emozione, ha fatto passare di mente tutto, perché questo è veramente un posto che ti assorbe quasi da quanto è bello. È bello perché è come avere dietro il Cervino, un ghiacciaio e il mare della Sardegna, tutti uno attaccato all'altro, è incredibile. El Chaltén, anche se turistica, è un posto bellissimo. Già quando eravamo lì ci siamo promessi che saremmo tornati e ora ne siamo ancora più convinti. Con più tempo ci sono infinite possibilità per quel tipo di trekking che ci rende felici, più giorni, tantissima natura.